Astronauta, vigile del fuoco, calciatore, pilota di Formula 1. Chi di noi da bambino non ha mai desiderato svolgere uno di questi mestieri? Accanto a queste, una delle carriere più sognate dai piccini di tutto il mondo è probabilmente quella dell'agente segreto. E questo è uno dei motivi per i quali il tema dello spionaggio, già ampiamente esplorato nei media letterario e cinematografico, non poteva non diventare nel tempo un terreno altrettanto fertile anche in campo videoludico. In questo episodio di Meraviglie del Retro Gaming ci avventureremo in un mondo di intrighi internazionali, basi segrete e minacce terroristiche da sventare, cercando accuratamente di aggirare il pericolo di incappare in scelte troppo scontate. Il primo titolo di cui vi parlerò oggi è Metal Gear Solid. E voi giustamente mi direte, ma come, si era detto niente scelte scontate e ci parli del gioco di spionaggio più famoso di sempre? La risposta è ni, perché non mi riferisco al monumentale Metal Gear Solid che tutti conosciamo dalla prima PlayStation, bensì al suo ben meno noto fratellino, pubblicato da Konami in esclusiva per il Game Boy Color nel 2000, ossia 2 anni dopo. Sviluppato dallo studio Tose e noto in Giappone con il titolo Metal Gear Ghost Bubble, a dispetto dell'omonimia occidentale, questo titolo non rappresenta una conversione del gioco per PlayStation. Per non incappare nella confusione generata da questa omonimia, d'ora in avanti mi riferirò dunque al titolo per Game Boy Color con il nome Ghost Bubble. Dunque, come dicevo, il gioco per Game Boy non ripercorre le avventure di Solid Snake sulla fantomatica isola artica di Shadow Moses, bensì propone una storia originale e alternativa, non canonica. In Ghost Bubble, Snake dovrà operare nell'immaginario staterello di Ghindra, in Africa centrale, in cui un fronte di liberazione chiamato GLF e la squadra di mercenari della Black Chamber hanno rieretto l'inespugnabile fortezza Outer Heaven, distrutta 7 anni prima dal nostro eroe, ribattezzandola Galuade. Da qui, il GLF e la Black Chamber minacciano il mondo intero con una nuova versione della terribile arma nucleare conosciuta come Metal Gear. Chi ha familiarità con il Metal Gear Solid della PS1, giocando a Ghost Bubble si sentirà subito a casa, per via delle numerose analogie che legano i due titoli. Anche qui ci troveremo di fronte ad un gioco d'azione stealth con visuale dall'alto, in cui si alterneranno fasi di infiltrazione e battaglie contro boss mercenari, dai poteri e stili di combattimento peculiari quanto improbabili. Respireremo inoltre un'atmosfera simile all'originale, con interminabili sequenze di dialoghi via codec, scene quasi corrispondenti ad altre del titolo canonico e personaggi che rappresentano quasi una trasposizione ed una commistione tra quelli già incontrati a Shadow Moses. A differenza di Metal Gear Solid, in cui la storia si dipanava senza soluzioni di continuità, Ghost Bubble pone il giocatore di fronte a 13 stage distinti e separati. A causa della minore complessità del Game Boy rispetto al joypad della PlayStation, gli sviluppatori hanno dovuto completamente reinventare il sistema di controlli, riuscendo a consentire una sorprendente gamma di azioni con i pochi tasti a disposizione. Nella fattispecie, il tasto A permette di utilizzare l'arma selezionata, B è dedicato agli attacchi corpo a corpo e all'interazione con l'ambiente, Start serve a far accovacciare e rialzare Snake, e infine Select apre un menu da cui gestire radio, arsenale e inventario. La longevità di Ghost Bubble non si discosta molto da quella di Metal Gear Solid. Qui però la rigiocabilità non è data più dalla presenza di finali alternativi e oggetti sbloccabili come la mimetica ottica, bensì dalla possibilità di rigiocare ciascuno stage migliorando la propria valutazione e dalla presenza di una modalità special. Quest'ultima pone il giocatore di fronte ad una sorta di versione remix dei vari livelli di gioco, arricchendoli con nuovi obiettivi o criteri da rispettare e ricompensando i progressi con nuovi retroscena della trama. Oltre alla campagna principale e alla special mode, in Ghost Bubble troviamo una modalità di addestramento VR molto ampliata rispetto alla controparte per PlayStation,
ed una inedita Versus Battle Mode, in cui due giocatori possono collegare i propri Game Boy Color con un cavo Link e sfidarsi all'ultimo sangue. In termini generali, dunque, questo titolo offre una giocabilità notevole sia in termini di qualità che di quantità. L'unica lacuna non dettata dalle limitazioni hardware consiste nella natura criptica di alcuni stage, che per essere completati richiedono al giocatore di eseguire azioni poco intuitive o imparare a menadito le loro ramificazioni. Altra differenza sostanziale di Ghost Bubble rispetto al Metal Gear Solid originale risiede nella natura dei temi trattati. La trama infatti abbandona totalmente le speculazioni sul ruolo giocato dalla genetica nella determinazione del destino umano, approfondendo la riflessione sull'ipocrisia del mondo occidentale, che pur arrogandosi il ruolo di baluardo di libertà e civiltà, opprime i paesi in via di sviluppo attraverso pesanti ingerenze sulla loro vita politica e militare. Dal tenore dei dialoghi e dal taglio cinematografico dei filmati, appare evidente il tentativo degli sviluppatori di rievocare le atmosfere e le sensazioni di Metal Gear Solid, ma sfortunatamente l'assenza di doppiaggio e l'anonimato della colonna sonora determinate dalle limitazioni del Game Boy Color rendevano impossibile ricreare il pathos visto su PlayStation. Nonostante l'inevitabile inferiorità rispetto a Metal Gear Solid, Ghost Bubble raggiunge risultati assolutamente impressionanti per una console portatile come il Game Boy Color e rientra a pieno titolo tra i migliori giochi della sua libreria. Il secondo titolo della recensione di oggi è Time Crisis Project Titan, uscito nel 2001 come seguito non canonico del famoso sparatutto arcade Time Crisis. Dato che la PlayStation presentava risorse hardware troppo limitate per un'appropriata conversione casalinga del vero Time Crisis 2, Namco decise di creare questo sequel alternativo esclusivamente per la console, affidandone lo sviluppo allo studio Flying Tiger Development. In Europa, la traduzione e distribuzione del gioco furono curate da Sony. In Time Crisis Project Titan, il giocatore veste i panni di Richard Miller, agente speciale del VSSE, già protagonista del capitolo precedente della saga. Ingiustamente incolpato dell'omicidio del presidente del piccolo stato caraibico La Carruba, il nostro eroe dovrà arrestare i veri colpevoli dell'attentato per dimostrare la propria innocenza. E come emerge da una soffiata anonima, i suoi antagonisti principali saranno Wild Dog e la misteriosa Cantaris, già incontrati rispettivamente nelle modalità story e special del prequel. Come tutti gli altri esponenti della sua serie, Project Titan è un classico rail shooter, ossia uno sparatutto in cui ci si sposta automaticamente da una sezione ad un'altra di un livello dopo aver eliminato i nemici presenti sullo schermo. Il titolo è progettato per essere giocato con la Guncon, periferica a forma di pistola realizzata da Namco per la PlayStation. Provare a mirare con un normale controller risulterà invece in un'esperienza di pura frustrazione. Come nel primo Time Crisis, il giocatore affronterà una serie di schermate in cui bisognerà uccidere tutti i nemici entro un tempo limite e senza farsi colpire. Egli potrà sparare premendo il grilletto della Guncon e ripararsi dietro i muri per ricaricare l'arma e difendersi con i tasti A o B. A seconda della difficoltà selezionata, il giocatore avrà a disposizione 3 o 5 punti vita e 4 o 9 continui per ricominciare il livello dopo aver esaurito le vite o il tempo. Rispetto al predecessore, Project Titan implementa due interessanti novità sul piano della giocabilità. La prima è l'introduzione del cosiddetto Multi-Hiding System, che consente di spostarsi lateralmente durante le battaglie contro i boss, aggiungendo spessore strategico agli scontri. La seconda, anche se non viene menzionata nel tutorial, è la possibilità di guadagnare punti vita portando a segno un determinato numero di colpi riusciti consecutivi. Rispetto al capitolo precedente, i controlli sono stati migliorati, ma occasionalmente potremmo avere l'impressione di aver mancato un bersaglio o essere stati colpiti in maniera ingiusta. La longevità di Project Titan risulta estremamente variabile in base all'abilità del giocatore. Le 15 aree da affrontare nella modalità storia a difficoltà normale possono essere completate in appena 30 minuti, ma saranno necessari parecchi tentativi per riuscire a portare a termine l'avventura, decisamente più numerosi di quelli del primo Time Crisis. Il titolo offre anche una modalità contro il tempo, utile per chi volesse migliorare i propri punteggi o fare pratica con uno specifico stage senza dover rigiocare i precedenti.
Sul piano tecnico, Project Titan presenta un comparto grafico piuttosto datato per un titolo rilasciato alla fine del ciclo vitale della PlayStation ed è caratterizzato da animazioni legnose e scene di intermezzo di qualità scadente che gli costarono aspre critiche al tempo della sua uscita. Tuttavia, rimangono apprezzabili la varietà di colori e ambientazioni, così come gli evidenti passi avanti rispetto al primo Time Crisis. La colonna sonora è composta da un'ampia gamma di tracce, tutte calzanti con l'atmosfera dei rispettivi stage e capaci di alimentare la natura adrenalinica del gameplay. Ma il tratto decisamente più caratteristico della versione italiana di Project Titan, che tra l'altro rappresenta anche il motivo per cui ho preferito parlarvi di questo, anziché del primo Time Crisis, è il doppiaggio, assolutamente esilarante. Aiuto! Aiuto! Sono qui! Tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, quando un editore voleva tradurre un gioco in più lingue per il mercato europeo, capitava che per contenere i costi affidasse tutte le traduzioni ad uno stesso gruppo di persone. Project Titan rappresenta uno degli esempi più lampanti di questo costume dell'epoca, e se non posso dimostrarvi che metà dei doppiatori è composta da giapponesi che provano a parlare italiano, è solo perché non sono neanche menzionati nei titoli di coda. Richard Miller, l'agente superiore del VSSE, è stato implicato nel crimine. Non fa la tonta ragazzina! Sappiamo che sta trasmettendo messaggi al VSSE, Marisa! Che? Facile da approcciare quanto difficile da padroneggiare, in definitiva Time Crisis Project Titan costituisce un titolo capace di regalare ore di azione e divertimento immediati a qualunque tipo di giocatore. Non ho ancora finito con te, Miller! Ehi! Che cosa fate qui? Mi ha tradito! Sono e sorprendo come lei. Non mi hanno eseguito. A seguire abbiamo Winback Covert Operation, originariamente rilasciato in Giappone e Nord America nel 1999 sul Nintendo 64, distribuito in Europa l'anno successivo da Virgin Interactive con il titolo Operation Winback. Si tratta di uno sparatutto in terza persona realizzato da Koei, compagnia prevalentemente nota per la creazione di due saghe a tema storico ambientate nell'antica Cina, ossia Romance of the Three Kingdoms e Dynasty Warriors, e al tempo della sua uscita fu presentato come l'anti-Metal Gear del Nintendo 64. Il protagonista di Operation Winback è Jean-Luc Cougar, membro di un'unità speciale chiamata Special Covert Action Team, o SCAT, inviata per recuperare il controllo di una base militare occupata da un gruppo di terroristi. L'obiettivo di questi ultimi, noti come leoni feriti, è sterminare quante più persone possibili utilizzando il Gulf System, un potente laser satellitare controllabile proprio dalla base occupata. Appena prima di giungere a destinazione, l'elicottero della SCAT viene abbattuto, costringendo Jean-Luc a separarsi dai compagni. La principale peculiarità di Operation Winback è l'introduzione di un innovativo sistema di copertura dietro pareti e barricate, che verrà ripreso e popolarizzato in seguito da svariati titoli, come quelli della saga Gears of War e Binary Domain. Per rendere possibili simili meccaniche di gioco, Winback sperimenta un sistema di controlli unico. Sfortunatamente però, anche per via della fisionomia del controller del Nintendo 64, la mappatura dei comandi risulta interessante quanto scomoda da utilizzare. Il titolo offre una campagna a giocatore singolo composta da 31 livelli, con 3 finali alternativi determinati dal tempo impiegato per giungere in certe fasi della storia, affiancata da diverse modalità multiplayer che permettono ad un massimo di 4 giocatori di sfidarsi a vicenda. A dispetto della presenza di spunti interessanti, la giocabilità di Operation Winback è minata da svariati elementi che rendono l'esperienza di gioco tediosa e monotona. Il sistema di mira impreciso, la telecamera poco collaborativa, la devastante potenza dei boss e la distanza tra un checkpoint e l'altro metteranno ripetutamente a dura prova la pazienza del giocatore. Perché anche se il gioco offre continui illimitati, morire in un colpo solo e perdere un quarto d'ora di progressi per via di un semplice laser, di una mitragliatrice o di un nemico nascosti porta sempre una notevole dose di frustrazione. Nonostante il tentativo di variegare il gameplay con rompicapo a base di interruttori e con i boss, la linearità dei livelli di Operation Winback ed il suo massiccio ricorso al backtracking permeano l'esperienza di un costante senso di ripetitività.
Tra i titoli della recensione di oggi, infatti, questo è l'unico ad avermi dato la sensazione di protrarsi più a lungo di quanto avrebbe dovuto. A completare il quadro delle lacune della giocabilità di Operation Winback troviamo la scarsa varietà delle armi a disposizione di Jean-Luc. Egli ne potrà usare solo 4 e molto raramente avrà bisogno di impiegare qualcosa di alternativo alla pistola di base. Per quanto riguarda la grafica, Winback sfoggia una notevole cura per certi dettagli, come i volti, l'animazione dei personaggi mentre respirano o la permanenza dei fori di proiettili sui muri. Ma il dominio incontrastato di ambientazioni dai colori spenti contribuisce presto ad appiattire il gioco anche sul piano visivo. La qualità della colonna sonora si attesta su discreti livelli, ma il cambio di traccia innescato ogni volta in cui ci troveremo con bassi livelli di energia diventa presto irritante. Tra gli effetti sonori spicca il realismo delle urla dei soldati nemici. A causa della limitata capacità delle cartucce del Nintendo 64 però, queste costituiranno le uniche voci presenti nel gioco. I dialoghi dunque mancano di doppiaggio e ciò ostacola ulteriormente il giocatore nell'interessarsi alla trama, anche quando dovrebbe commuoversi per la morte di un compagno. In definitiva, Operation Winback rimane uno sparatutto godibile dalle meccaniche innovative, che paga purtroppo la sua aura di mediocrità, soprattutto per un titolo presentato al tempo come un potenziale concorrente di Metal Gear. Tra il 2000 e il 2001, Winback ricevette una rimasterizzazione su PlayStation 2 dotata di grafica leggermente migliorata, controlli aggiornati e doppiaggio, cui può valere la pena dare un'occhiata. Vice Project Doom, noto in Giappone con il titolo Gundeck, è un gioco d'azione sviluppato da Icom e pubblicato da Sammy per il Nintendo Entertainment System nel 1991. Per il mercato occidentale, il titolo fu distribuito esclusivamente in Nord America, per cui non vide mai la luce in suolo europeo. Vice ripercorre le peripezie dell'agente Hart, che iniziano in modo apparentemente casuale quando egli, al termine dell'inseguimento di un sospettato, si accorge di avere in realtà arrestato e ucciso una strana creatura. Le indagini condurranno Hart ai 4 angoli del pianeta, dalla Cina al Sud America, catapultandolo in un intrigo che implica alieni, cloni ed esperimenti su esseri umani condotti dalla misteriosa Beta Corporation. La maggior parte degli 11 stage di Vice Project Doom presenta un classico gameplay da action platformer, probabilmente il genere più popolare del NES. Hart potrà contare su 3 diversi tipi di armi, ossia una spada, una pistola e delle granate, da prediligere in base al tipo di situazione. Oltre a questi livelli, che costituiranno lo scheletro del titolo, il giocatore si ritroverà ad affrontare sezioni con una giocabilità alternativa, in particolare inseguimenti automobilistici simili a quelli del gioco Spy Hunter e scontri a fuoco con visuale in prima persona che ricordano titoli come Operation Wolf. Al di là della varietà e dell'intensità dell'azione, Vice Project Doom spicca anche per la qualità dei controlli. Questi infatti risultano particolarmente reattivi e concedono un grado di libertà inusuale per l'epoca. Ad esempio, anche se per gli standard odierni sembra ben poca cosa, poter eseguire azioni come correre rimanendo accovacciati rappresentava allora un notevole passo avanti. Il design dei livelli e le battaglie con i boss presentano pattern ben riconoscibili, affidando i progressi del giocatore alla sua capacità di riconoscerli e alle sue abilità strategiche, più che ai suoi riflessi. Questo rende Vice Project Doom un titolo relativamente facile da completare per la sua epoca. La brevità che deriva dalla bassa difficoltà, unita alla natura bizzarra e stereotipata dei nemici che affronteremo, come uccelli, pesci, ninja, alieni o zucche, rappresenta l'unica nota dolente del gameplay del gioco. Sul fronte grafico, Vice sfrutta pienamente le potenzialità del NES, sfoggiando impressionanti effetti di parallax scrolling e pregevoli animazioni di acqua, fiamme, oggetti rotanti e luci, così come la loro inconsueta presenza di elementi ambientali in primo piano rispetto al protagonista. E anche laddove non ricorre a tecniche particolarmente avanzate, Project Doom trasuda stile da tutti i pori, con scene di intermezzo intrise di un grande senso di dinamicità nonostante le poche animazioni, o attraverso tocchi come l'apparizione della schermata del titolo alla fine del primo stage.
La colonna sonora del gioco è invece costituita da temi che, attraverso un ritmo martellante, sposano l'intensità dell'azione e mantengono alta la concentrazione del giocatore, ma difficilmente lo invoglieranno a riascoltarli una volta spenta la console. In definitiva, a dispetto della scarsa notorietà dei suoi realizzatori, Vice Project Doom non rappresenta solo una delle più brillanti gemme nascoste della libreria del Nintendo Entertainment System, bensì uno dei migliori action platformer bidimensionali mai pubblicati. È giunto il momento di parlare di Perfect Dark, sparatutto in prima persona rilasciato per Nintendo 64 nell'anno 2000. In contemporanea ne uscì anche una versione per Game Boy Color, appartenente però al genere dei giochi d'azione con visuale dall'alto. Perfect Dark è opera di Rare, compagnia responsabile di tanti grandi successi del Nintendo 64, da titoli di corse come Diddy Kong Racing, a platform 3D come Donkey Kong 64 e Banjo-Kazooie, fino a sparatutto come GoldenEye 007. Ed è proprio sulla scia del successo di quest'ultimo che fu realizzato Perfect Dark. La storia del gioco è ambientata nell'anno 2023 e segue le avventure dell'agente segreto Joanna Dark, il cui nome è un evidente richiamo a Giovanna d'Arco. In questo futuro, o meglio in questo passato che nel 2000 era considerato un lontano futuro, la nostra eroina viene inviata dal Carrington Institute nella sede di una losca multinazionale bellica chiamata Datadyne Corporation per liberare il dottor Carroll, scienziato che vi è tenuto prigioniero. Proseguendo le proprie indagini, Joanna presto scoprirà che in realtà Datadyne sta aiutando una razza aliena, nota come Skedar, a portare a termine il genocidio dei pacifici Mayan. Perfect Dark rappresenta un titolo estremamente all'avanguardia per l'epoca in cui fu rilasciato, contraddistinto da una quantità di idee e contenuti tanto esagerata da scatenare, nel bel mezzo della sua realizzazione, contrasti che risultarono nella separazione di metà del team di sviluppo. Per quanto riguarda le modalità di gioco a disposizione, il giocatore avrà innanzitutto la possibilità di vagare liberamente per il Carrington Institute allo scopo di apprendere le meccaniche di gioco e potrà affrontare una campagna single player composta da 17 livelli di base. La modalità simulazione lotta, invece, ripresa da GoldenEye, permetterà ad un massimo di 4 giocatori di affrontarsi in sfide di varia natura attraverso una ventina di mappe e rappresentava uno dei maggiori punti di forza del titolo. Ma le modalità di gioco più originali sono decisamente le ultime due, ossia collaborazione e tutti contro tutti. Nella prima, 2 giocatori possono riaffrontare le stesse missioni della campagna principale in cooperativa, mentre nella seconda verranno ripercorse le stesse avventure, solo che un giocatore assumerà il consueto ruolo di Joanna, mentre l'altro dovrà ostacolarlo controllando i soldati nemici. La varietà di Perfect Dark non si evidenzia solo nelle modalità di gioco disponibili, ma anche nella tipologia di obiettivi da raggiungere per completare ciascuno stage. Si alterneranno tra loro operazioni di infiltrazione, salvataggio e scorta, recupero dati e alcuni passaggi prevedono l'impiego di speciali gadget. I progressi verranno salvati automaticamente al termine di ogni livello su uno specifico profilo. Per ciascun profilo sarà inoltre possibile decidere se salvare sulla memoria della cartuccia del gioco o sul controller pack. Altro elemento, stavolta ereditato da GoldenEye, che aggiunge originalità e rigiocabilità a Perfect Dark è la possibilità di affrontare ciascuna missione a 3 diversi livelli di difficoltà, i quali non determinano solo l'aggressività dei nemici, bensì la natura degli obiettivi da completare, modificando sostanzialmente il modo di affrontare l'intero stage. Sul piano dei controlli, Perfect Dark riesce ad adattare i comandi dello scomodo controller del Nintendo 64 ad un first person shooter in modo abbastanza soddisfacente. La levetta analogica permetterà a Joanna di correre, i tasti direzionali C la faranno spostare lateralmente o le faranno spostare la mira in alto e in basso, il pulsante Z servirà per sparare, B per ricaricare, A per cambiare arma, e infine L ed R apriranno una schermata dedicata alla mira di precisione. Il compito del giocatore viene poi semplificato da un sistema di correzione della mira, che quando guarderemo approssimativamente nella direzione di un nemico inizierà a puntarlo automaticamente. L'unica nota dolente della giocabilità di Perfect Dark è l'occasionale enigmaticità su come risolvere determinate situazioni.
Spesso potremo trovare suggerimenti utili su come sbloccarci leggendo il briefing della missione o analizzando l'inventario, ma a volte nemmeno questo potrà aiutarci. Sul piano visivo, Perfect Dark propone una versione migliorata di quanto visto in GoldenEye 007. Stavolta Rare fu capace di offrire ambientazioni di gioco molto più variegate, così come una maggiore cura nella realizzazione dei modelli e delle animazioni 3D dei personaggi. Fu riproposta la facoltà di modificare la risoluzione del gioco, attivando la modalità widescreen ed il rapporto 16 noni. Queste risultavano opzioni particolarmente all'avanguardia in un'epoca dominata dal 4/3. Sfortunatamente, l'elevato livello di dettaglio grafico di Perfect Dark si ripercuote sulla fluidità, con una quantità di fotogrammi al secondo che nei momenti di azione più concitati tende a calare drasticamente. Il titolo vanta una realizzazione estremamente avanzata anche per quanto riguarda il comparto audio, con l'inclusione di un'allora pionieristica modalità di riproduzione in Dolby Surround. La ricchissima colonna sonora risulta degna di una produzione cinematografica e tra quelle dei giochi della recensione di oggi è di gran lunga la più pertinente al tema dello spionaggio. Nonostante i limiti di capacità delle cartucce rispetto ai CD della PlayStation, a differenza di quanto abbiamo visto poc'anzi in Operation Winback, Perfect Dark compie anche il vero e proprio miracolo di offrire ben 45 minuti di dialoghi doppiati in inglese. Who are you, young lady? Mr. President, you're in danger. Trent is trying to kidnap you. In ogni suo aspetto, questo titolo appare il frutto di una evidente passione e voglia di sperimentare, e regala un'esperienza avvincente. Con il suo cast di personaggi unici e carismatici, Perfect Dark riuscì a farsi subito annoverare tra i capolavori del Nintendo 64 e ad entrare nel cuore dei giocatori come uno dei migliori sparatutto dell'epoca. Nel 2005 il gioco ricevette un seguito chiamato Perfect Dark Zero su Xbox 360, mentre nel 2010 ne fu pubblicato un ottimo remake sempre sulla console Microsoft. A 25 anni dalla sua uscita, questo capolavoro resta ancora indimenticato, tanto che un reboot della serie è attualmente in fase di sviluppo per PC e Xbox Series X. Let's see how that overconfident thief deals with our gas defense system. She'll think twice before messing with me again. What's that noise? Can't be. Gas! No! That wasn't meant to happen! Chiudiamo la recensione di oggi con un gioco verso il quale nutro un particolare affetto, uno cui sono legati tanti ricordi della mia adolescenza. Sto parlando di Siphon Filter 3, sparatutto in terza persona distribuito da Sony esclusivamente su PlayStation nel 2001. Come i due precedenti capitoli della serie, fu sviluppato dal team Heldetic, ribattezzato Bend Studio a seguito dell'acquisizione da parte di Sony nel 2000. Dopo la morte della compagna d'armi Teresa Laipan alla fine di Siphon Filter 2, gli agenti segreti Gabriel Logan, Liang Xing e Lawrence Mujari vengono convocati a Washington dal consorzio che controlla l'agenzia per cui lavorano. Accusati dal capo del consorzio di tradimento contro il governo degli Stati Uniti, i tre vengono interrogati sulle circostanze che li hanno portati a conoscersi e sui loro primi contatti lavorativi con il virus Siphon Filter. La maggior parte delle 19 missioni che compongono la storia ripercorre le testimonianze di Logan e compagni, e per la prima volta il giocatore non controllerà il solo Gabe, ma ben 4 personaggi. I comandi di gioco restano uguali a quelli dei predecessori. Con il tasto quadrato si spara, con cerchio si effettuano capriole per evitare i proiettili, con X ci si accovaccia per migliorare l'accuratezza dei propri spari, mentre triangolo rappresenta il generico tasto azione, con cui ricaricare l'arma, arrampicarsi, aprire casse o premere interruttori a seconda della situazione. Il tasto Select permette di modificare l'arma in uso. Tenere premuto R1 fissa il mirino sul nemico più vicino. L1 apre una visuale in prima persona per la mira manuale, particolarmente utile per colpire i nemici con giubbotto antiproiettile, e infine i tasti L2 e R2 consentono il movimento laterale del protagonista. Tale layout di comandi
Apparentemente abbastanza complesso, richiede un po' di pratica, ma nel giro di pochi minuti inizia a calzare il gameplay come un guanto. In Siphon Filter 3 avremo a disposizione un'enorme quantità di armi, ciascuna caratterizzata da comportamento e suono specifici, e ciò consente di adottare vari approcci su come progredire nella storia. L'arma di gran lunga più divertente da usare però è una, che divide i giocatori della saga in due categorie. Quelli che come me potrebbero passare giorni interi a dare fuoco ai nemici con il taser e quelli che mentono. Il gioco non offre una grande varietà solo in fatto di armi, ma anche attraverso una vasta gamma di ambienti da esplorare e situazioni da affrontare. Rispettando una serie di obiettivi e parametri facoltativi, è possibile sbloccare mappe e personaggi giocabili nelle modalità di gioco secondarie. Accanto alla campagna principale, che si attesta sulle 4-5 ore, il gioco presenta infatti un'inedita modalità mini partita, in cui bisogna affrontare una serie di piccole sfide, come eliminare nemici, colpire bersagli, disinnescare bombe o rubare valigette nascoste. E a completare l'offerta di Siphon Filter 3 abbiamo una divertentissima modalità multiplayer, già implementata nel precedente capitolo della serie. Qui due giocatori possono affrontarsi all'ultimo sangue, con la possibilità di sbizzarrirsi circa la strategia da adottare. C'è chi mira manualmente per colpire alla testa, chi si accovaccia dissanguando il nemico con colpi normali, chi lancia granate, e poi ci sono io, che sgozzo la gente con la mia fedele vecchia armata di coltello. Per quanto riguarda il comparto visivo, Siphon Filter 3 incrementa il livello di dettaglio di quanto proposto nei predecessori, con progressi particolarmente evidenti nell'esecuzione dei filmati. Sebbene permangano occasionali glitch grafici capaci di destare una certa ilarità, il gameplay non subisce rallentamenti nemmeno nei momenti di maggior confusione. La colonna sonora è vasta e di pregevole fattura, ma più che scandire il ritmo dell'azione e rubare la scena, si accontenta di accompagnarla con discrezione, anche se talvolta il volume risulta mal calibrato. Come già accennato, in questo terzo capitolo fanno il loro ritorno effetti sonori delle armi personalizzati e realistici. Inoltre, anche stavolta nella versione italiana figurano volti noti del doppiaggio italiano, tra cui Alberto Olivero, che torna nei panni di Gabe Logan, ed un giovane Claudio Moneta, che nonostante interpreti solo personaggi secondari, riesce già a spiccare per carisma e personalità. Lei è Teresa, è un'amica, ci porterà da papà. Non latitano tuttavia anche adorabili momenti di doppiaggio trash. Grazie! Così come Operation Winback, anche i capitoli per PlayStation 1 della saga Siphon Filter furono preannunciati dalla critica del tempo come risposte al successo di Metal Gear Solid. Anche in questo caso, la descrizione risulta molto distante dalla realtà, poiché Siphon Filter pone l'enfasi sull'azione diretta, anziché sull'approccio furtivo e sulla trama filosofeggiante del capolavoro targato Konami. Tali differenze, tuttavia, non hanno impedito alla trilogia di Siphon Filter di assurgere all'Olimpo dei migliori giochi della console. Insieme ai sequel usciti successivamente per PlayStation Portable, ossia Dark Mirror del 2006 e Logan's Shadow del 2007, i primi 3 capitoli della saga rimangono tuttora consigliatissimi. Grazie! Il nostro viaggio di oggi alla scoperta di alcuni interessanti giochi di spionaggio del passato termina qui. Se avete gradito la mia recensione, vi invito a mettere mi piace, dare un'occhiata alle altre e iscrivervi al mio canale. E se avete suggerimenti su altri titoli del genere che considerate imperdibili, sarò più che felice di leggere i vostri commenti. Grazie della visione e come al solito, arrivederci e buon retro gaming a tutti.
Ma come c***o ho fatto a perdere?